Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi ragazzi, a grande richiesta, andrò a rifare la ricetta del torrone gianduia. Perché? Allora, primo, giustamente il video non era un granché, nel senso che l'avevamo ripreso per dritto e Sì. quindi si vedeva gran poco di quello che stavamo facendo sul nostro piano di lavoro. Secondo, era saltato un pezzo, quindi e in più ero raffreddata da morire e parlavo a bassa voce. Detto ciò, ho detto mi sembra carino e doveroso rifare la ricetta per i nostri amici. Andiamo ad iniziare immediatamente con gli ingredienti. Allora, abbiamo 200 g di cioccolato bianco, 400 g di cioccolato fondente, 200 g di nocciole che andremo a tostare a 180 gradi a forno già riscaldato, cioè a temperatura, per 5-6 minuti, non di più. E poi abbiamo la famigerata Nutella, eccola qua, Eh sì, 400 grammi, ok? Vi serviranno due stampi, perché più o meno questa è la quantità che vi verrà. Di questi qua di alluminio vanno benissimo, perché così almeno questi li potete vedere sversare e esce meglio il torrone. Vi servirà un pennello di silicone e se trovate gli stampi che hanno la parte protettiva da mettere sopra è meglio. Perché? Perché adesso noi andremo prima a tostare le mandorle, nel frattempo a sciogliere tutte e due i cioccolati o le cioccolate, non lo so, e poi dovremmo con il pennello fare il guscio per il nostro torrone. Quindi per accelerare le cose andremo a mettere gli stampi nel freezer invece che nel frigorifero, in maniera che bam, si solidifica subito il guscio, facciamo la seconda passata e possiamo mettere immediatamente il composto all'interno. Poi però dobbiamo aspettare almeno un paio d'ore di frigo, coperto sempre con questo o con pellicola, con carta argentata, che non sia a contatto, mi raccomando. perché lo faremo, sarà più basso logicamente. Certamente sarà più basso. E poi andremo a fare la copertura, cioè quello che praticamente sarà il fondo del nostro torrone. Quindi, bando alle ciance, andiamo a spezzettare tutta la cioccolata. Adesso io non credo che vi debba far vedere Beh. come si spezzetta la cioccolata, però comincio a farlo qui dinanzi a voi con un coltello che tagli. Ci vediamo a cioccolata spezzettata. Mi raccomando, ascoltate un attimo, non interrompere. Dicevo, mi interrompe subito, Che mannaggia. devi dire? Devo dire che lo devono sciogliere a bagnomaria, non dentro al pentolino, perché sennò si straccia. Certo. Ecco. E soprattutto quando mettete poi dopo le due cioccolate insieme, ragazzi, fate attenzione che non vadano delle gocce d'acqua dentro al composto, perché sennò non lo lavorate mai più. Ok? Quindi spezzettiamo tutta la cioccolata e sciogliamo entrambe le cioccolate. Ok? A dopo. Allora, abbiamo sciolto il cioccolato fondente, abbiamo sciolto il cioccolato bianco che è ancora al calduccio sui fornelli. Adesso intanto dobbiamo fare il guscio, le nocciole sono tostate e quindi andremo a fare il nostro guscetto. Facilissimo, ragazzi. Non dovete farlo fino in alto, Calcolate che si raffredda, perché comunque la temperatura dentro casa nostra è tipo 12 gradi, qualcosa del genere. Quindi si raffredda in fretta. Voi non ci vedete ma siamo col cappello di lana? No, non è vero. No, non è vero. No, noi siamo animali invernali. Quindi dobbiamo dipingere il Sì, fondo del recipiente. dobbiamo dipingere, tra virgolette. Oh, questa è la prima passata e poi ce ne sarà una successiva. Quindi fatta la prima passata di entrambi gli stampi, copriteli con della carta, mi raccomando, ecco, i buchi non devono rimanere, e metteteli nel frigo, tanto basta un 20 minuti, insomma. Dipende dalla temperatura che avete in casa, ripeto, noi
abbiamo la temperatura piuttosto bassa e quindi in realtà potremmo lasciarlo tranquillamente anche fuori. E invece con quella bianca, Va messa all'interno quella bianca, amore. però una volta... Dimmi, Niente, dimmi. segue il video, Ecco, vado a guardare il bravo, video. va a vedere il video, non ti ricordi, non ti ricordi. Vabbè, ma d'altronde non puoi ricordarti Tutto. ci mancherebbe. Ok, quasi fatto. La prima passata sempre, Poi dobbiamo fare la seconda, ragazzi. Calcolate che sui lati fate un'altezza di, ecco, un paio di centimetri, non di più. Però mi raccomando, cercate di fare tutti quanti i bordi alla stessa altezza, perché sennò poi magari viene uno un po' più basso, non succede niente, è buono lo stesso, però magari non è proprio bellissimo da vedere. Ok, li copro in questo modo, mettendo al contrario, ecco, E freezer per 5 minuti, frigo un quarto d'ora, 20 minuti. a dopo. A dopo. Allora, sto aggiungendo la Nutella nel cioccolato fondente sciolto, quello che ovviamente è avanzato dallo spennellamento dei gusci che abbiamo fatto per ben 2 volte, come vi avevo detto prima. Quindi la prima volta poi messo in frigo un quarto d'ora Esatto. e poi una seconda volta quando il primo guscio si era comunque raffreddato. E adesso è di nuovo in frigo. E adesso è di nuovo in frigo. Nel frattempo preparo il ripieno, diciamo, del nostro torrone. Ecco qui. Adesso metto, scusa amore, ti ho dato una botta. Metto tutta la Nutella. Poi ci penso io. A quelli barattolo, ma non avevo dubbi, amore, guarda. Ecco qui. Metto anche le nocciole tostate, scusate il rumore, ma è inevitabile. Beh. Tutte quante? Tutte quante. Questa la rimetto che mi serve ed è pulita praticamente. Mi raccomando, ogni volta che togliete il pentolino dal bagnomaria, asciugatelo sotto, perché come vi ho detto prima, tanto la tolgo da qua sopra perché non serve più, come vi ho detto prima, se va l'acqua dentro al cioccolato, buttate tutto. Ok? Quindi il cioccolato bianco, tutto. Che meraviglia, ragazzi! Beh, visto così è già bello, Sì. Devo dire, è goloso, ecco, più che bello. Verrebbe fuori anche un bel dolcetto bicolore. Certo, amore. E adesso mescoliamo il tutto. Delicatamente, non come faccio io. Ci vediamo a tutto mescolato. Ci vediamo a tutto mescolato. E adesso è arrivato il momento di inserire il nostro composto nei gusci di cioccolato fondente. Un'altra cosa, se volete fare anche il fondo, potete tranquillamente, usando altri circa 50 grammi di cioccolato fondente sciolto. Cioè il fondo in che senso? Una volta che avete messo il composto e che si è solidificato, potete chiuderlo, tra virgolette, sigillarlo come volete, con qua sopra dell'altro cioccolato fondente per chiuderlo, insomma, per farlo più carino, non so, ma vi posso assicurare che verrà gradito anche in questo modo, senza il guscio finale. Ho messo un canovaccio con della carta per evitare che gli stampi camminassero sopra al tavolo mentre mettevo appunto il composto del torrone. E a questo punto?
E a questo punto lo mettiamo in frigo, sempre coperto con pellicola o l'alluminio non a contatto, mi raccomando che non va bene, o quelli stessi dei contenitori, come vedete, Per quanto tempo? per un paio d'ore, si deve solidificare ben bene. Quindi ci vediamo a torrone tagliato. Ci vediamo a torrone tagliato. A dopo. A dopo. Eccoci qua, siamo pronti con il nostro torrone, l'ho appena tolto dal frigorifero, sono passate più di 2 ore perché ne avevo fatti 2, uno è finito, svanito nel nulla. Se il frigorifero se Se l'è il mangiato. frigorifero è caduto dal frigorifero, e quindi guardate com'è semplice staccarlo dalle pareti dell'alluminio. Ecco perché vi ho detto usate questi stampi qua, in realtà ci stanno anche dei stampi appositi proprio per il torrone, per fare il torrone al cioccolato, anche quell'altro, però non l'ho trovato. Eccolo qui, voilà, guardate che bellino. E andrebbero bene degli stampi in silicone, per esempio? Assolutamente sì, ma questi sono comodissimi. Questi lo lo vogliamo vogliamo- far vedere sì. aperto? È gelato ancora perché... Ah, non è torrone. Oddio mio, eccolo qua. Guardate che meraviglia. Aspetta un attimo, te lo sposto così lo vedi meglio. Ecco qui. Ragazzi, No, che ragazzi. Ora vi voglio far vedere un attimo quello che è rimasto di quell'altro. sì, di quello che è caduto. Di quello che è caduto. Ecco, questo è rimasto. Vedo com'è? Ecco. Quindi voglio dire. È buonissimo. Mettete un bel mi piace a questa ricetta. Un altro attimo ancora. Quello che volevo far vedere era questo. Questo è a temperatura ambiente. Guardate com'è morbido. Ok? È cremoso al tatto. È cremoso no, però è morbido, nel senso non è duro come quello Cremoso se lo normalmente. lasci sotto il sole. Ci vediamo alla prossima ricetta. Fatelo! Ciao. Sparisce in un attimo. Ciao a tutti. Ciao ciao.